L'anno scorso abbiamo visto un prodotto particolare che poi è diventato molto popolare nonostante che la stagione stesse per finire quando l'avevo fatto vedere. Quest'anno invece siamo a inizio stagione e vediamo un prodotto simile come categoria, però molto più superiore sia per quello che ci permette di fare ma anche per quello che offre, ed è il Magic Jet della Smaco. È un scooter subacqueo che si può utilizzare sia per viaggiare sott'acqua ma anche sopra l'acqua. Non solo, ha anche il supporto per essere montato per esempio da utilizzare sotto una piccola barchetta, un kayak o anche un SUP eccetera eccetera, quindi è multiuso. La particolarità molto interessante e che lo fa molto superiore rispetto a quello che abbiamo visto l'anno scorso è il fatto che questo abbia una batteria agli ioni di litio che lo rende molto più leggero, solamente 3,5 kg, e la batteria si può sganciare anche sotto l'acqua, mi raccomando. Però sotto l'acqua dolce, non si può sganciare durante l'uso sotto l'acqua al mare perché potrebbe rovinare i contatti, visto che l'acqua salata è capace di condurre rispetto all'acqua dolce che conduce molto di meno. Nella scatola abbiamo la guida rapida all'utilizzo sia in lingua cinese e in lingua inglese, e abbiamo anche ovviamente gli avvisi di sicurezza. Ma tiriamolo fuori, vediamo subito di cosa si tratta, anche perché ci sono un sacco di cose molto interessanti da dire su questo prodotto. La prima, come stavo dicendo, la batteria, che è una batteria ai polimeri di litio da 6 celle in serie, quindi 22,2 volt con una capacità di 7000 mAh e una durata minima di mezz'ora alla massima velocità di 1,8 metri al secondo. Però se andiamo piano alla velocità di 1,2 metri al secondo riusciamo a far durare la batteria addirittura un'ora e mezza, 100 minuti praticamente. L'aggancio della batteria, come potete notare, è molto semplice. Qui abbiamo una sicura che si deve ruotare per agganciare bene la batteria al motore, e non si può non notare questo supporto per una telecamera che sia GoPro o Insta360 che è nella parte anteriore, ma ne abbiamo anche un altro nella parte inferiore. Nella parte superiore della batteria invece abbiamo un supporto per una vite da 1/4 dove possiamo montare qualsiasi telecamera o qualsiasi altro dispositivo che vogliamo, che sia una torcia o qualsiasi altra cosa che ci possa essere utile. Nella scatola arriva il caricabatterie da 25 volt 2 A con connettore DC 5.5 2.1 e 3 cavi diversi con spina europea, spina cinese americana e spina inglese. Arriva anche il supporto per la ricarica della batteria, dove dobbiamo connettere il caricabatterie qui e semplicemente appoggiare la batteria sopra. Come potete notare, sul caricabatterie c'è il segno più e il segno meno. In realtà questo sì c'è scritto, però una cosa buona è che non possiamo invertire la polarità, perché abbiamo questa cosa qui che è in mezzo e questa parte ovale non simmetrica, quindi non si può inserire al contrario, ed è una cosa buona ovviamente. La batteria è completamente sigillata all'interno del vano batteria e abbiamo uno switch qui dietro per attivare e disattivare la batteria. In questo momento è spenta e così è accesa. Qui abbiamo dei LED che indicano il livello di carica della batteria, e nella scatola viene fornita anche una chiavetta a brugola e un po' di guarnizioni oltre a quelle già installate nella fabbrica, che in realtà non serve sigillare per non far entrare l'acqua all'interno dell'elettronica o del motore, perché non sono comunicanti con il motore e l'elettronica, ma serve a sigillare proprio i connettori per evitare il loro deterioramento, specialmente se utilizziamo il Magic Jet nell'acqua salata. Questo jet è molto particolare perché si può utilizzare in varie maniere. La prima ovviamente, come potete notare, con 2 mani. Sulla maniglia destra abbiamo un bottone molto comodo per attivare e disattivare il motore. La seconda, utilizzando la chiavetta a brugola in dotazione per smontare la parte centrale, che una volta smontata
moderata possiamo utilizzare il jet con una sola mano, o eventualmente, se vogliamo più potenza, più velocità e più autonomia, possiamo legarne due, uno a destra e uno a sinistra tramite supporto a cinghia in dotazione, per avere addirittura una spinta di 20 kg, perché un singolo motore di questi riesce a spingere fino a 10 kg e ha una potenza di 600 watt e riesce ad andare in profondità fino a 50 metri. E devo dire che sono molto curioso e non vedo l'ora di provare questo coso sott'acqua e confrontarlo con l'altro, anche se si vede da subito. Vi faccio vedere la potenza di questo. Ha un motore brushless, non è un motore brushed come l'altro, quindi abbiamo più potenza, più efficienza e anche meno usura. Qui abbiamo lo switch per cambiare coppia e velocità, in questo momento è a bassa coppia, bassa velocità, e qui abbiamo il grilletto per utilizzarlo con la modalità mano singola o anche doppio motore, e questa è la velocità e coppia bassa. Invece questa è la coppia e velocità alta. Per quanto riguarda la ricarica della batteria, avviene in 3 ore e mezzo, che è molto più rapido rispetto all'altro modello che avevamo visto, che aveva la batteria pesantissima al piombo e ci mette tantissimo a caricarsi. E come al solito vi lascio il link e coupon sconto a questo aggeggio fantastico che non vedo l'ora di provare sott'acqua nella descrizione del video. Nel frattempo vi saluto e ciao, alla prossima.